Sono moto iconiche, moto che lasciano un segno nella storia, moto che sin dal primo sguardo trasmettono adrenalina, divertimento. Nessuna, più della Ducati Hypermotard, rappresenta tutto ciò. La Ducati Hypermotard è una supermotard bicilindrica per cui l'appellativo super era riduttivo. Per questo noi l'abbiamo chiamata Hyper. A 20 anni dalla presentazione del prototipo della prima Hypermotard 1100, svelata ad EICMA 2005, che vinse subito il premio Best of Show, arriva la quarta generazione di Hypermotard, una moto completamente nuova, ispirata a quel primo prototipo che fin da subito fece battere il cuore a tantissimi appassionati in tutto il mondo. La nuova famiglia Hypermotard V2 include ovviamente anche la versione SP, che differisce, oltre che per la livrea dedicata, anche per la dotazione tecnica pensata per esaltarne il carattere fan bike tipico dell'Hyper. La nuova Hypermotard V2 si ispira al concept dell'Hyper 1100, una moto futuristica che oggi ridisegniamo in chiave contemporanea ed estrema. I richiami stilistici sono tanti, le proporzioni esagerate, le masse cariche sull'anteriore e l'attitudine da motard, fino ad arrivare al serbatoio con la doppia ala, il frontale sciancrato sopra il becco, il telaietto traliccio in vista, gli scarichi sotto la coda e il faro flottante. Il risultato è una moto moderna, estrema sotto l'aspetto della compattezza e dell'essenzialità, che comunica a colpo d'occhio la sua leggerezza. E proprio a proposito di leggerezza, questa nuova Hypermotard V2 pesa ben 13 kg in meno rispetto al modello precedente che va a sostituire, che diventano 14 nel caso della versione SP. Questi valori di riduzione del peso su una fanbike come questa fanno davvero la differenza. Il frontale punta ad un'essenzialità estrema, due DRL che formano la firma luminosa tipica dell'Hyper, in un proiettore scuro e lucido, che fa parte di un frontale rosso scolpito in un unico pezzo. La vestizione è asciutta, la base meccanica tirata e leggera, la cover del serbatoio fatta in un pezzo unico. Anche tutti questi dettagli contribuiscono a dare alla Hypermotard V2 un aspetto estremamente compatto. La versione SP ha una grafica che estremizza il logo giocando con i confini della vestizione, partendo dal cover serbatoio e arrivando sul becco. Il logo Racing Red di dimensioni esagerate fa contrasto con i cerchi bianchi dotati di tag rosso che danno all'Hyper una personalità ancora più Hyper. E se vi steste chiedendo perché c'è un 20 sulla coda, la risposta è semplice, è il 20° anniversario dalla presentazione del prototipo dell'Hyper 1100. Il look specialistico è infine completato da parafango anteriore in carbonio e sospensioni Ionis con la tipica colorazione oro. Il nuovo motore Ducati V2 di 90 gradi da 890 cc è perfetto per l'Hypermotard. È il bicilindrico più leggero mai prodotto da Ducati e grazie al sistema di fasatura variabile delle valvole di aspirazione, unico tra l'altro nel segmento, ha un'erogazione generosa su tutto l'arco di utilizzo, con una risposta pronta ad ogni apertura del gas, indispensabile per una fanbike come l'Hypermotard V2. La coppia massima è di 94 Nm, di cui il 70% già disponibile a 3000 giri. Questo garantisce grande accelerazione, fuori da ogni curva. In più, con i suoi 120 cavalli, è il motore più potente mai montato su un Hypermotard. È capace di allungare oltre gli 11.000 giri, rendendo questa moto più Hyper che mai. Ovviamente per i possessori di patente A2 è disponibile la versione con potenza limitata a 35 kW, sempre mantenendo il carattere da vera Hypermotard. Il massimo del divertimento lo si raggiunge quando si monta lo scarico racing di Terminioni, con camera dei silenziatori in titanio e fondelli in fibra di carbonio. Con questo scarico il peso si riduce, la potenza cresce e la sonorità di scarico diventa ancora più coinvolgente.
Parola chiave per la nuova Ipermotar V2 è prestazioni. Fuori dalle curve spinge tantissimo e quando tiri le marce, ragazzi, ma come allunga in alto! Basta fare pochi metri in sella alla nuova Ipermotar V2 per non voler più scendere. Leggera, facile, intuitiva, velocissima quando la si guida in pista. Per non mettere i freni al divertimento, il suo motore ha lunghi intervalli di manutenzione. Pochi interventi, più tempo in sella e ovviamente più divertimento. Più divertente in qualsiasi condizione, sia nel traffico cittadino, dove è agile e leggera, sia tra i cordoli della pista, grazie a una posizione di guida ancora più da motard. Stretta tra le gambe, sella piatta, grip esagerato, manubrio largo, tutto l'occorrente che serve per avere il totale controllo in pista. La texture con motivi esagonali presente su sella e fianchetti si ispira a quella presente sui pad della Panigale V4. Non ha solo uno scopo estetico, ma chiaramente aumenta il grip del pilota in tutte le fasi di guida sportiva. L'Ipermotar V2 ha una posizione di guida dominante, ma per soddisfare le esigenze di piloti di tutte le altezze, dando così la possibilità di cucirsi addosso la moto, sono disponibili come accessorio le sospensioni ribassate, oppure la sella alta o sella bassa. L'Ipermotar V2 è una moto leggera e compatta, grazie anche all'utilizzo del telaio monoscocca appositamente progettato per lei. Una scelta unica nel segmento che, oltre a sfruttare il motore come elemento strutturale, funge anche da airbox. In questo modo, un solo componente svolge una doppia funzione, garantendo massima leggerezza e compattezza. Il telaietto posteriore in traliccio d'acciaio è un richiamo alla prima Ipermotard, mentre il forcellone unisce funzione tecnica e design. È una vera fan bike. Rispetto al modello precedente cambia completamente. È più facile, intuitiva e neutra. È meno affaticante e questo significa più divertimento e più giri in pista. Le sospensioni della nuova Ipermotar V2 sono firmate Kayaba. All'anteriore c'è una forcella completamente regolabile, mentre al posteriore c'è un ammortizzatore regolabile nel precarico e in estensione. Sulla versione SP invece troviamo sospensioni Öhlins che offrono una maggiore scorrevolezza ed un comportamento più raffinato e racing, grazie alla maggiore capacità di copiare le microsperità dell'asfalto, garantendo sempre il necessario supporto in frenata nella guida sportiva. Entrambe le versioni sono equipaggiate con l'ammortizzatore di sterzo Sachs. L'Ipermotar V2 SP è anche dotato di cerchi forgiati in alluminio più leggeri rispetto a quelli fusi della versione standard, al fine di garantire maggiore agilità nei cambi di direzione e favorire una chiusura di traiettoria più naturale in curva. I cerchi forgiati sono abbinati a pneumatici sportivi Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, perfetti per assecondare le prestazioni dinamiche dell'SP. E se questi non dovessero bastare, per l'uso della moto in pista si possono montare le slick Pirelli Diablo Superbike con sezione posteriore da 180 a 60 o in alternativa nella misura super sportiva da 190 a 60. Sia l'Ipermotar V2 che l'SP montano l'impianto frenante completamente realizzato da Brembo, con dischi freno anteriori da 320 mm. L'Ipermotar V2 monta pinze monoblocco M4.32, mentre la versione SP le M50, che sono più leggere e con una maggiore capacità di dissipare il calore e sono azionate da una pompa radiale Brembo dedicata. La nuova Ipermotar V2 è equipaggiata con un sofisticato pacchetto elettronico di controlli basato sull'impiego della piattaforma inerziale a 6 assi, che è in grado di rilevare istantaneamente angolo di rollio, beccheggio e imbardata, permettendo un intervento dei controlli rapido e preciso. I parametri di funzionamento di ciascun controllo sono associati di default a 4 riding mode che il pilota può personalizzare in base al proprio stile di guida.
Tutte le informazioni relative al veicolo sono visualizzabili direttamente sul nuovo cruscotto TFT da 5 pollici, che offre diverse interfacce selezionabili tramite joystick al manubrio. Non è tutto però, perché questa nuova generazione è equipaggiata con il Ducati Quickshift 2.0, che offre un feeling di cambiata più diretto, ripetibile e una corsa della leva ridotta, che si apprezza soprattutto nella guida sportiva. Quando guidi con il cruscotto in modalità track puoi vedere i livelli dei controlli e modificarli in tempo reale. Quando entrano in funzione si illuminano, come sulla Panigale V4. Per l'Hypermotard V2 abbiamo sviluppato 4 livelli di ABS, tutti con funzionamento cornering. I livelli 1 e 2 sono pensati per l'utilizzo sportivo in circuito, con il livello 2 che integra anche la funzione di slide by brake. I livelli 3 e 4 invece sono pensati per quando si guida su strada. L'ABS dell'Hypermotard V2 non è invasivo, ma il bello viene in pista. Con la funzionalità Slide by Brake ti permette di controllare il traverso più in sicurezza. Per elevare il carattere sportivo delle nuove Hypermotard V2 abbiamo realizzato una serie di accessori Ducati Performance, dallo scarico, racing oppure solo il silenziatore omologato. A livello di elettronica sono disponibili una serie di accessori pensati per l'utilizzo quotidiano, come ad esempio il sistema di connettività Ducati Multimedia System, che permette di collegare lo smartphone alla moto tramite Bluetooth, oppure il sistema di navigazione Turn by Turn. Non mancano poi componenti in fibra di carbonio o di alluminio ricavati dal pieno, per un look ancora più iper. In carbonio sono i parafanghi anteriore o posteriore oppure la cover del motore, mentre in alluminio sono disponibili il tappo del serbatoio, gli slider forcella, le pedane ed i poggiapiedi in stile motard. Ragazzi, l'Hypermotard V2 è divertentissima, ma diciamocela tutta, quanto è bella!